Ciao Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un aspetto fondamentale nell'armonica. Vi è mai capitato mentre suonate di andare in apnea? Che non vuol dire necessariamente andare in apnea rimanendo senza aria, ma anche andare in un tipo di apnea diverso, ovvero riempirvi troppo di aria e non sapere come bilanciare il vostro fiato. Ecco, a questa cosa bisogna assolutamente porre rimedio. Prima di iniziare ti chiedo come sempre di mettere un bel like, attivare la campanella, iscriverti al canale, fai tutte le cose che fanno bene a noi youtuber. Arriviamo subito al punto della situazione. L'apnea, una cosa bruttissima. Quando suoniamo non abbiamo mai, soprattutto all'inizio, la percezione di come stiamo utilizzando l'aria. Molto spesso l'aria la utilizziamo male, quindi dobbiamo andare, per risolvere appunto questo problema dell'apnea che ci lascia sempre senza fiato nel vero senso della parola, dobbiamo andare a lavorare sulla respirazione. Innanzitutto, perché rimaniamo in apnea? Beh, rimaniamo in apnea perché la nostra respirazione non è corretta. Utilizziamo una respirazione alta. Cosa vuol dire? La respirazione che utilizziamo tutti i giorni. Fai questo esercizio, ti metti davanti allo specchio e prendi un bel respiro. Se il respiro ti fa muovere la parte alta del torace, ecco, stai sbagliando, perché stai respirando in maniera alta, quindi stai utilizzando dei muscoli, tipo ad esempio i muscoli intercostali, che non ti permettono un controllo ottimale sul tuo respiro, ma soprattutto stai andando a creare una pressione quando andrai a soffiare o ad aspirare eccessiva per lo strumento, e quindi di conseguenza andrai a prendere molta più aria o a sprecare molta più aria di quello che serve. Per andare ad ovviare al problema dell'apnea, quindi dobbiamo cominciare a respirare in maniera diaframmatica. Che cosa vuol dire? Dobbiamo utilizzare il nostro diaframma, quindi il muscolo che ci consente di respirare, che usiamo in maniera super autonoma e automatica quando andiamo in giro. Non è che pensi, sto andando a fare la spesa, sto respirando. No, va in automatico. Ecco, quando andiamo invece a suonare uno strumento, la respirazione diaframmatica dobbiamo andare a renderla non più automatica, ma bisogna prendere in mano la situazione e quindi pilotarla in maniera manuale. Quindi non respirare attraverso il tuo strumento in maniera meccanica, non soffiare, non succhiare in maniera forte dalle guance, ma cerca di utilizzare la parte bassa, quindi vai a respirare veramente con il diaframma. Come possiamo andare a respirare col diaframma? Cominciamo a fare questo esercizio. Mettiti una mano sul petto e una mano sulla pancia. Prendi un bel respiro in questa maniera. Se vai a gonfiare, se senti che si gonfia la mano sul petto, vuol dire che stai respirando alto. Quando invece respiriamo col diaframma, dobbiamo semplicemente gonfiare la parte sotto. Vedi che si muove la parte sotto. Dobbiamo gonfiare e ovviamente sgonfiare la parte inferiore del nostro torace, mai quella superiore. In questa maniera il flusso d'aria che si va a generare sarà un flusso d'aria morbido, controllato, e riusciremo anche a renderlo molto più lungo rispetto a un soffio d'aria che andiamo a prendere con la parte alta, che butterà inevitabilmente fuori un sacco di aria e ti farà prendere troppa aria rispetto a quello che veramente lo strumento ha bisogno. Prova a fare questo esercizio, quindi prendi dal naso l'aria e immagina proprio il flusso d'aria che entra dal tuo naso e va a gonfiare la parte inferiore. Attenzione che il diaframma lavora in maniera verticale, quindi si gonfia la pancia semplicemente perché lui, quando scende, va a comprimere le nostre viscere e queste strabordano in avanti. Quando l'aria esce, ritorna nella sua posizione ottimale, sfruttando la sua caratteristica cellulare, che ha delle cellule elastiche, quindi un po' come l'elastico. Quando la contrazione finisce, ritorna nella sua posizione a forma di cupola e spinge l'aria verso l'esterno. Ecco, questo movimento dobbiamo impararlo a gestire in maniera tale che sia finalizzato alla costruzione di un suono. Ad esempio, prova ad aspirare il 2. Aspiralo sbagliando, quindi con una respirazione alta. Vedrai che la durata e il suono saranno
brutto suono e la durata sarà davvero breve. Ho preso tutta l'aria che potevo prendere, il mio suono è arioso e soprattutto molto breve. Prova invece adesso, sempre a monte, fai l'esercizio delle 2 mani, quindi una mano sul petto, una mano sulla pancia. Quando ben riesci ad isolare la respirazione con la respirazione bassa, quindi con la respirazione diaframmatica, prova a prendere aria semplicemente aspirando in maniera molto calma con la parte inferiore. Sentirai che il tuo suono diventa più presente perché è molto più morbido il flusso, quindi lancia vibra molto di più e molto più lungo. Yeah. Quando suoni l'armonica, mi raccomando, ricordati di respirare sempre con il diaframma. Il diaframma è un po' come se fosse il nostro mantice, no? Quindi in una fisarmonica la parte interna, la parte che si estende e si contrae, è il nostro diaframma nell'armonica. Quindi ha questo effetto mantice di aria che entra, aria che esce, lo devi controllare in maniera ritmica. Non buttare l'aria a caso, perché se butti l'aria a caso il tuo suono verrà generato a caso e anche la durata sarà molto aleatoria. Quindi cerca proprio di controllare la tua respirazione. Se questo argomento ti è piaciuto, mettimi un bel like e scrivi nei commenti tutto quello che ti passa per la testa riguardo appunto a questo argomento. Se poi vorrai approfondire, ti ricordo che tutto quello che abbiamo detto in questo video potrai approfondirlo sul mio manuale Armonica Blues, istruzioni per l'uso, presente in tutti i negozi d'Italia e in tutti i migliori store online. Ti invito inoltre a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai aggiornato sul magnifico mondo della 10 fori. Se poi vorrai prendere una lezione online o guardare il mio videocorso, potrai farlo e prenotare direttamente dal mio sito. Ti invito inoltre a fare un salto su Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicheremo contenuti extra, sondaggi, chiarimenti, insomma un po' di materiale in più anche sulla Lucignolo Academy. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Buone armonicate, ciao!